Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarlo col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo. Andiamo a vedere prima di tutto le energie principali, quindi che cosa aspettarsi più o meno da questa settimana, poi ci addentriamo, andiamo a vedere i segni zodiacali, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, vediamo. Partiamo con la casa, quindi soprattutto all'inizio della settimana sarà importantissimo stabilire le priorità, dedicarsi e concentrarsi alle cose più importanti legate alla famiglia, alle persone più strette, alla casa in senso lato, magari ci sono anche delle questioni importanti a livello pratico, fisico della casa, magari stiamo pensando di fare degli acquisti, di rimodernare, di rinfrescare, eccetera. Quindi questo è giusto per darvi un esempio. In senso lato, come vi dicevo, ci sono in ballo questioni importanti proprio per fare ordine e magari rendere più stabili alcuni risultati, ma forse perché vi state preparando a qualche novità, a qualche cambiamento. Può darsi perché essendoci la carta del quadrifoglio, se non vi state preparando, allora questa vi sta dicendo che potrebbe esserci qualche imprevisto. Positivo, negativo, dipende dalle varie circostanze. Tendenzialmente è una carta positiva perché porta nuove speranze, l'opportunità di ottenere una ricompensa, fare un buon affare, un cambiamento in senso generale fortuito, nuove possibilità che si aprono. Quindi direi che con la carta del fanciullo alcune cose hanno maggiormente a che fare con i nuovi inizi oppure delle novità da cogliere e anche con notizie, informazioni e occasioni, ovviamente da valutare, però sono cose che effettivamente possono generare questi nuovi inizi o anche semplicemente momenti di divertimento, di gioia, di spensieratezza. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e poi troviamo anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con gli altri ambiti, passiamo all'amore. Allora, vediamo amore coppia single, è ovvio per chi non è interessato può comunque ascoltare perché alcune cose potete adattarle alle amicizie, alla famiglia. Allora troviamo Lilla. Bellissima carta, abbastanza positiva. Può portare un po' di nervosismo, ma in senso positivo, perché, spesso fa riferimento alle fasi iniziali, al godersi un momento di gioia, seppur semplice, oppure legato spesso anche ai desideri, alla trepidazione, all'attesa di qualcosa, di bello. E, poi quindi per questo abbiamo le energie generali abbastanza simili da questo punto di vista, quindi soprattutto nella prima parte della settimana di godere di qualche momento di gioia. Qualcosa potrebbe cambiare nel corso, soprattutto a metà settimana. Abbiamo visto che ci possono essere degli imprevisti, qualcosa sia di positivo o di negativo. Questo dipende se ci affidiamo al significato di questa carta, alla ginestra,
può portare qualche dubbio, sospetto, un po' di diffidenza. In senso lato magari, ci sono delle situazioni stressanti che pesano un po' su alcuni atteggiamenti, magari uno può essere scontroso, può rispondere male e quindi, ecco, creare un po' di fastidi. Altrimenti se ci leghiamo proprio al significato di sospetto e di dubbi, possono essere cose, passeggere, a volte magari un po' di gelosia, oppure, c'è qualcuno che potrebbe importunarvi, voi o la persona amata e, dare parecchio fastidio. Quindi qui, fate voi ovviamente di adattare sempre a quello che vivete, ovviamente in senso generico vogliono dirvi che ci sarà qualcosa del genere e che però va risolto subito, e infatti lo vediamo anche dalle vostre stesse energie principali, quindi è veramente una cosa passeggera. Quando succedono queste cose noi possiamo già capire e intercettare che possiamo non perdere tempo dietro queste situazioni, che è una cosa che si risolve, quindi meglio non aver dubbi e perplessità e ritrovarsi principalmente nella serenità e infatti nell'amore perfetto, come ci dice la carta dell'aquilegia, dove c'è benessere, dove c'è compatibilità massima, felicità, un bel coinvolgimento, anche il raggiungimento magari di alcuni obiettivi, di alcune idee, di alcune cose che vi siete prefissati, soprattutto se poi dovete pianificare qualcosa insieme. Ed ecco il nuovo inizio e nuove situazioni. Per i single, si vede un po' una fase un po' turbolenta, ma dipende in effetti da quello che vivete, perché, alcune cose un po' fastidiose possono essere legate a cose già presenti nella vostra vita o nel recente passato che state cercando, di chiudere o di comprendere meglio prima di andare avanti. È vero che, in realtà ci possono essere dei chiarimenti, ci possono essere dei, tra virgolette, "ritorni" o incontri, qualcuno che si fa sentire, che non sentivate da un po' di tempo, o esserci degli alti e bassi, però attenzione, troviamo comunque delle carte che portano delle novità o quantomeno ritrovare finalmente la calma e la serenità. Adesso andiamo a vedere insieme la parte più materiale, del lavoro e delle finanze. Troviamo gran consolazione. Ecco, questa ha a che fare, come vi dicevo, con, quegli, imprevisti, quelle situazioni positive. A volte può succedere che, magari pensiamo di aver perso il portafoglio, siamo molto, molto preoccupati e invece lo ritroviamo subito, immediatamente. Ecco, questo giusto per darvi un esempio. Quindi in senso lato, sono alcune situazioni che vengono risolte immediatamente, oppure magari facciamo fatica a gestire le nostre stesse energie, i nostri impegni, però vediamo che in qualche modo riusciamo a superare degli ostacoli. Ci possono essere anche degli incontri interessanti, possibilità di avere notizie utili, di fare viaggi, di sfruttare al massimo la capacità di comunicazione ed esserci degli scambi interessanti. Quindi, nonostante magari c'è qualcosa che può impensierire, però diciamo non è così tanto diciamo negativa questa carta. Parla di cose che magari sappiamo di dover fare, sappiamo di dover aspettare, di avere ancora tanta pazienza, tanta cura, attenzione e massima prudenza. Quindi questa vi sta dicendo prima di accettare una proposta, prima di mettervi in moto in qualcosa, soprattutto per quelle persone che vogliono iniziare al più presto una nuova situazione, una nuova idea, o anche per chi sta valutando un viaggio,
di prendersi il tempo di valutare, pensare attentamente prima di procedere, e questo lo dico soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro, perché possono arrivare delle proposte e delle novità interessanti e magari finalmente c'è uno sblocco di questa situazione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!